versione yoga. Prima l'abbiamo visto. Ho già fatto yoga prima. Tiki è il più amato dell'Alma Calma, non ci sono dubbi. Tiki è proprio... È la mascotte, no? Sì. Diciamo. Ma l'avete preso qui? L'avete preso? Noi l'abbiamo preso qui. Quindi è un Mahorero. Un Mahorero, serio? Mahorero perché gli antichi si chiamavano Maho. Quindi siamo nella zona specifica del Tindaia, no? Che è questa montagna ritenuta sacra, no? È molto energetica. Laura. Questa è la parola che spesso mi sento ripetere qui dalle persone che vengono a Tindaia, che c'è un'energia che è la stessa che noi sentiamo da quando siamo arrivati qui. Quando ci sono delle giornate particolarmente limpide, belle, soprattutto d'inverno, quando il cielo è proprio sgombro dalla sabbia, tu vedi perfettamente la silhouette del Teide e anche Gran Canaria. È un paradiso, no? Però ci raccontavate che sono dei momenti in cui diventa anche un po' infernale, Sì. quasi una bolgia dantesca, no? Specialmente in luglio. La no? doppia faccia di Forteventura, che quando è come oggi sembra un paradiso, poi nel giro di qualche giorno arriva il vento, che qui normalmente sono gli alisei che soffiano, e ci sono dei periodi dell'anno dove veramente soffiano in una maniera molto molto intensa, e quindi cambia anche la visione del paesaggio, cambia la percezione che si ha del vivere in un'isola che oggi sembra un paradiso e il giorno dopo invece sposta Desert tutto. storm. Sì, la calima. La Calima, sì. Quello è un vento che arriva più dal deserto del Sahara, quindi è un vento più da est. Quando si sposta verso est il vento raccoglie la sabbia del deserto e la porta qui, no? Non si vede il mare, che il mare è veramente imponente da Sì. qua nelle giornate come oggi, perché è Molto tanto, presente, sì. molto Sì. vicino. E invece no? quando c'è la Calima tu sai che c'è, ma non lo vedi. Non si vede. Non vedi. Non si Giornate- vedono i vulcani qui davanti, e quindi Ecco il mare. Allora, tu Laura, tu vieni dal mare, no? Perché tu insomma vieni da Genova e quindi sei nata e cresciuta con il mare, no? I genovesi vanno in giro, ragazzi. Infatti Lanzarote si chiama Lanzarote perché un tale Lanzarotto da Genova è arrivato fino lì. Noi genovesi andiamo in giro per mare spesso. Poi vivere in un'isola e non vedere il mare è uno spreco. la prima volta che siamo venuti qua lei non era molto convinta delle Canarie, perché le ha sempre viste come un rifugio per pensionati o per turisti Massificati. sì. E la prima volta che abbiamo visto le dune di Corallecco lei è rimasta folgorata. Questo Sì, che dalla bellezza. è il più grande deserto europeo, no? Diciamo che ormai l'isola è diventata un deserto, visto che qui, almeno da noi, è 3 anni e mezzo che non piove, quindi... però effettivamente le dune di Corallecco rappresentano uno scenario unico che colpisce, poi c'è un'acqua che è caraibica e alla Senza fine... squali, abbiamo visto. meduse, Sì, pericolose, non ci sono serpenti. Non ci Caraibica sono... senza Senza le le negatività. Però più fredda, è più fredda. Qua È delle oceano. volte devi fare un po' fatica a fare il tuffo. Se vai lì ci pensi troppo, non ti butti. Devi andare tipo kamikaze delle volte. E vai, certo. E ho visto, siamo in dicembre, a Natale, a Natale È proprio Natale, oggi, è è Natale. Natale, oggi è proprio Natale, Natale, ecco c'è il qua, Pandoro. c'è il Pandoro con una buonissima, come Crema al mascarpone. veramente deliziosa, no? Quindi oggi è Natale, abbiamo visto molta gente fare il bagno. Laura viene dal mare, ma Massimiliano no però. Bueno, l'ho sempre avuto lì vicino a Treviso, insomma non è molto distante da No, Venezia. Sì, il legame comunque c'è C'è. anche per me, insomma, con il mare. Oltretutto ho avuto un papà ho un papà che mi ha sempre portato a pescare soprattutto in mare, e quindi alla fine, cosa che faccio anche qua, ho la fortuna Ti abbiamo di visto uscire ieri tornare in con barca. i L'altro pesci. giorno effettivamente sono tornato con un pesce da 3 kg, quindi... E quindi la vostra è una storia di cambiamento, come quella che piacciono
a noi, no? Un cambiamento importante, radicale, ma soprattutto anche sostenuto da delle idee, delle convinzioni, quindi anche alla possibilità di condividerlo, perché poi parleremo di questo magnifico spazio che avete creato, che è una condivisione di cambiamento. Secondo me chi viene qua per i giorni che rimane qui in qualche modo cambia e partecipa a questo cambiamento. Ma addirittura Laura Carbone del cambiamento ha fatto proprio anche una filosofia e un tipo di insegnamento, no? Quindi Laura, racconta un po' la tua storia, perché poi Laura è proprio invece tipica di una persona di successo, molto attiva nel suo lavoro, no? Efficiente, la banca, tutto quello che uno può legare con un mondo molto diverso da quello che poi vediamo nelle immagini che trasmettiamo insieme a voi. Quindi Laura, qual è la tua storia? Per un buon numero di anni pensavo più al benessere economico che a quello emotivo. Questo è un po', se devo riassumere in poche frasi, quello che mi succedeva. Pensavo più a quello che era socialmente rappresentativo piuttosto che quello che era emotivamente rappresentativo per me. E secondo me questa è un'altra delle mie tipiche frasi che lui ha già sentito dire, è che secondo me ognuno poi raggiunge un limite, e questo limite io l'ho raggiunto un giorno e ho detto che basta, non volevo più stare lì. Vabbè, lavoravo in una banca grande e nella direzione generale di una banca grande, che comunque mi ha permesso poi di realizzare questo, perché attenzione, non è tutto da buttare, anzi. Però sono molto grata alla banca perché mi ha spinto verso qua. Cioè, di solito noi quando abbiamo delle esperienze negative tendiamo a demonizzarle, invece io no. Sono contenta anche delle persone che ho incontrato in banca e che mi hanno reso veramente la vita a volte difficile. Io queste persone devo ringraziare perché mi hanno accompagnato alla porta e mi hanno permesso di uscire. E, non so, a me capitava di andare in vacanza in posti così, come l'Alma Calma. E io invidiavo le persone che avevano questi posti e dicevo, ma perché? I proprietari. Sì. E dicevo, ma che bello, io no, però io non fa per me, io non riuscirò mai a fare questo, no? Perché loro sì e io no? Ma chissà loro quanti soldi hanno, quante capacità hanno, Alla fine non servono poi tutti questi soldi, tutte queste capacità se hai un sogno, una passione. E poi chiaro, devi avere delle risorse, devi saperle amministrare, ma devi avere veramente tanta voglia di farlo, secondo me, tanto coraggio di farlo. In te, proprio nel libro, c'è la ormai per me famosa mattina del bombolone. No? Cosa succede la mattina del bombolone? No? Se puoi usare questa sintesi per dire, c'è un momento in cui c'è una svolta. Sì, no? è come c'è un momento... quando non funziona più la lavatrice, no? Non ti funziona più il frigo, ma ieri funzionava, oggi no. No? Cosa succede? Improvvisamente qualcosa si rompe. Cioè si rompe proprio. Per me era un conflitto di valori. Io credo molto nei valori umani di ognuno di noi, che sono un po' la nostra struttura portante, quello che ci distingue dagli altri, che ci rende unici. E quelli sono la nostra persona. Cioè quando tu hai i tuoi valori e provi a descriverli, di solito lo fai con delle nominalizzazioni, cioè usi delle parole, però sono sensazioni, sono cose che andarci contro tu te ne accorgi. E andare contro i tuoi valori per un sacco di tempo ti provoca poi dei conflitti, non stai bene, sei lontano dal tuo benessere emotivo. Ecco, io quel giorno lì è come se avessi avuto una folgorazione. È successo un episodio che appunto descrivo nel libro, ma non era un episodio così infrequente, come si dice in italiano, non frequente, non so perché parlo così, parlo mezzo italiano, mezzo spagnolo, non si capisce più come. Però era solo una goccia nel mare di un giorno normale, ma quello è stato il mio limite. I miei valori lì sono andati in reset. Secondo me quando noi ci comportiamo da persone siamo allineati con i nostri valori. Quando ci comportiamo da personaggi invece siamo in squilibrio con i nostri valori. Persone, personaggi, no? Come se il personaggio è quello a cui siamo un po' costretti dal sistema. È un passaggio, secondo me ognuno di noi davvero deve
si merita la chance di capire cosa lo fa stare bene, perché c'è questa filosofia giapponese che io utilizzo molto nel coaching, che si chiama Ikigai. I giapponesi non è che li prendo tout court, però hanno questo concetto, questa parola che si chiama Ikigai, che non è traducibile in nessuna parola di nessun'altra lingua. È traducibile come la tua ragione di vita, quello che ti fa svegliare la mattina. Se riesci a trasformarlo in un lavoro, tu non lavori. Quando tu prima dicevi il lavoro, quello della banca era lavoro, questo è molto più duro a livello fisico, anche a livello mentale, di responsabilità, ma non è lavoro. Cioè io mi sveglio alle 6 per fare il pane, ma non è lavoro. Io ho provato a fare questa crema al mascarpone perché non voglio mettere l'uovo crudo, perché può essere pericoloso per i miei ospiti. Allora ho fatto 1000 esperimenti prima di raggiungere questa consistenza, ma quello non è lavoro. Certo. Pulire tutta la terrazza. E questo si sposa quindi con quali valori, no? Perché quindi non diventa più lavoro dal momento che è più attinente ai tuoi valori? Sì, la condivisione, quello che tu dicevi di esperienze con i vostri ospiti che vivono come noi. Noi qui abbiamo una piccola struttura, abbiamo 3 stanze, in totale saranno 4, le stiamo ristrutturando tutte noi, più che altro. Poi dopo ci racconti. E ti dico, diventano delle giornate scandite dallo spazio del tempo che dividiamo, no? La colazione tutta fatta in casa, qua io prendo prodotti biologici di una piccola fattoria qui vicino, ci chiedono tantissime cose su come funziona l'isola. Abbiamo anche prodotti nostri, le papaie, Sì, i fichi, le olive. Beh, Sì, pian pianino abbiamo anche creato. E aumenteranno probabilmente. sì, poco a poco. Non so, è la condivisione per me di questi momenti, di dare anche alle persone che vengano qui un po' di calma, un po' di parte di noi che ci vedono, Condividono la giornata con noi. Sì. E quindi c'è un momento in cui uno però deve dire basta, qui finisce questa parte della mia vita e ne comincia un'altra, no? Questo come arriva? Se ci stai a pensare troppo è difficile farlo, però se ci stai a pensare poco probabilmente ti va anche male. Quindi è un po' un surfare le onde, come dico io. Noi dobbiamo cercare quello che ci fa stare bene, già tanto averlo chiaro, perché se te fai un test, vai in giro per il mondo e chiedi alle persone tu cosa vuoi, io non voglio qui, io non voglio lì, sanno cosa non vogliono ma non cosa vogliono, e poi ti rispondono magari con nominalizzazioni, voglio serenità. Ma cos'è la serenità? Per te non è la stessa che magari lo è per me. Cioè, già capire quello che vuoi fare, credimi che io lo vedo nel coaching, è difficilissimo per le persone riuscire a essere persone e non essere personaggi. Poi quando lo sai o credi di saperlo, io lì intervengo abbastanza sul discorso di pianificare. Non puoi andare all'avventura, cioè puoi farlo, ti può anche andare bene, però è rischioso soprattutto oggi. Ci deve essere un po' una base strutturata, un qualche cosa che ti consente di fare 2 conti, e lì vedi la banca è venuta bene, e poi sono anche genovese, quindi insomma Te invece Massimiliano, tu hai un soprannome qua che non mi ricordo. Macci. Sì, tutti i miei amici, Massimiliano è troppo lungo e quindi... Ma è un puramente spagnolo? No, o lo no, avevi da già sempre, prima? da sempre, Lo avevi da già sempre, prima, sì. perché Macci sembra, Sì, poi sì. si collega a Macio, No. insomma, Macio è un Man. bel soprannome, è il Macine. Tu invece... Io ho sempre lavorato nel design, nell'arredamento, nell'architettura, se vogliamo, e alla fine, da quando ci siamo conosciuti... Dove vi siete conosciuti? Perché siamo siete dei conosciuti due poli tramite del nord. un amico mio con cui abbiamo fatto 3 anni di vacanze in barca a vela, perché avevamo questa passione in comune, lui aveva questa barca e lui lavorava a Bologna nello stesso, praticamente più o meno nello stesso ufficio di Laura, e quando si è sposato l'ha invitata al matrimonio perché voleva fargli conoscere
alcuni amici e alla fine effettivamente ci siamo conosciuti a questo matrimonio. Ah, quindi vi siete conosciuti a un matrimonio? Sì, sì. Galeotto Che- fu il matrimonio. Sì, sì. Bisogna sempre andare in matrimonio. Guarda, ragazzi. Sì, Se c'è una cosa che io proprio non ho mai sopportato era andare ai matrimoni. Matrimonio. Però vabbè, lui era un amico e giustamente ci tenevo anche. E alla fine ci siamo conosciuti, ci siamo piaciuti e abbiamo cominciato un po' così A sognare. a sognare, sì, effettivamente. C'era un po' da parte di tutti e due il desiderio di cambiare vita, non necessariamente paese, no? Lei per esempio aveva una passione appena conosciuta per questi chambre d'hôte, questi agriturismi. Una volta siamo andati a Saint-Paul-de-Vence e era sempre Provence, in sì, Francia. sì, sembrava sempre, cioè lei aveva sempre questo sogno, no? E niente, poco a poco questa cosa è andata maturando e vabbè, diciamo che io da quando l'ho conosciuta ormai è la quinta o sesta ristrutturazione che faccio. Prima la mia casa, il mio appartamento, poi l'appartamento che abbiamo preso a Coraleco. Qui stiamo parlando di un hotel, quindi 5 camere, 7 bagni. Bueno, qua è enorme. Quindi tu E io- tu lavori sempre, tu io sei sempre ho- che ho- scalcini, fai, no? Ho avuto la fortuna di sviluppare più la parte progettuale per quello che facevo prima, un negozio di arredamenti, però ho avuto la fortuna anche di stare a contatto con degli artigiani che erano veramente fenomenali e stando a contatto con loro ho comunque appreso e gli ho rubato un po' di segreti e quindi ho cominciato anche a usare le mani, non solo Per disegnare. esatto, la Disegnare testa non per proprio progettare, ma anche per realizzare. E qui è venuto bene perché comunque Fuerteventura tra i suoi pro e i suoi contro e ha comunque una professionalità non eccelsa. Non è così facile trovare delle persone che sappiano lavorare bene. E a sto punto ho detto, beh, quasi quasi me lo faccio. Chi insomma. fa da sé fa per te. Quindi vi conoscete, vi incontrate, ognuno chiaramente ha alle spalle una propria vita Sì, professionale, sentimentale, eccetera. Entrambi avete questo anelito, diciamo, al cambiamento e in tutto questo qual è la rotta per Le Canarie. Fuerteventura? Fuerteventura. La rotta la prima idea nostra era quella di andare in Australia. Perché l'Australia comunque è un paese che offre un sacco di opportunità. Con la professione che avevo io comunque era una professione anche ricercata in Australia, quindi sai che lì c'è bisogno di avere un invito cosiddetto, no? Sì, E noi eravamo già andati a Roma a parlare con una responsabile dell'immigrazione. Però di ritorno da questo incontro a Roma, con questa ambasciatrice per l'immigrazione australiana, abbiamo fatto... Noi usiamo fare una cosa per vedere i pro e i contro. Prendiamo un foglio di carta, scriviamo da una parte Australia e dall'altra parte le Canarie, no? E abbiamo cominciato a vedere quali erano i pro e i contro di ognuna delle due. E vinceva nettamente le Canarie. Perché Laura? Perché vincevano le Canarie? Allora, intanto io in Vai. Australia sono stata un mese, devo dire che la differenza di cultura è abbastanza importante, poi tu comunque fai un po' fatica a pensare di cambiare la tua vita, cambiando proprio completamente anche la tua situazione culturale. Noi abbiamo un po' una cultura latina, quindi andare proprio in mezzo a una differente cultura, veramente molto differente. Poi sinceramente ci sono un casino di animali pericolosi. Lì c'hai Qui lei ovviamente ha c'hai un dei po' di- ragni che dormi, ti seccano lì e non ti svegli più. Serpenti, jellyfish che dici vado a farmi un bagno. Poi sì, ti danno l'invito per andare lì, però mica dove vuoi andare te. Ti dicono che vai probabilmente in un luogo imprecisato fra Sydney e Brisbane. Vai a vedere, sono magari posti paludosi. Cioè,
noi andiamo incontro verso un'età che non è Benjamin Button della situazione, quindi io sinceramente pensare di stare così lontano dall'Italia, in un posto comunque anche con tante piccole grandi difficoltà, e poi sinceramente noi abbiamo ancora la famiglia e quindi era un po' un casino, no? Pensare all'Australia. Certo. E qua Ma per esempio non le c'è Canarie, neanche quindi scusa Laura, cioè era un posto solo ideale o era un posto che conoscevate io già? ero Conoscevate stato, il clima? io ero stato a Lanzarote, lei no. Ah, io per te era completamente nuovo, anzi, no? io tra l'altro E avevo dei non ci grandissimi voleva preconcetti, perché io pensavo che fosse un Come posto diceva lui per prima, sì, tedeschi in pensione, le Canarie, sì. no? E invece poi ho capito che era una generalizzazione quella che stavo facendo, e poi niente, ho visto un po' di immagini, ho detto beh, proviamo ad andare a vedere, è comunque vicino, poi ho comunque Sì. iniziato a guardare i bandi delle comunità europea, perché ci sono dei finanziamenti se tu fai delle imprese in Canarie, insomma tutta una serie di cose che lì è entrata poi un po' in scena la parte più finanziaria. Però devo dire, quando ho visto le dune di Corraleco, io gli ho detto guarda, per me possiamo anche non andare a vedere le altre Canarie, questa mi sembra la le altre Canaria isole, giusta. convinto. E così tante volte non mi riesco a rendere conto di quello che abbiamo fatto, no? Però neanche lui. E sai chi ci fa capire un po' qualcosa? I nostri ospiti. Sì. I nostri ospiti, guarda, adesso sono diventata un po' dalla vecchia balorda della banca, adesso mi commuovo. I nostri ospiti ci danno tantissima soddisfazione, ci fanno capire davvero che siamo sul cammino giusto. Bello. Non so. Questo è molto bello, questo è molto bello. No? Perché poi questa è comunicazione, Sì, no? sì. E Sì. di ritorno, no? Ti ritorna indietro quello che riesci veramente a Sì. dare. Sì, c'è dell'affetto, poi non Eh. solo un dare una stanza e non so, ricevere dei soldi per questa stanza. C'è dell'affetto, c'è della condivisione. E quando siamo venuti qui a Forteventura abbiamo avuto l'occasione di comprare un piccolo appartamento a Corraleco dove vivevamo, dove abbiamo vissuto 5 anni e ovviamente io lì mi sono sbizzarrito perché l'ho ristrutturato bene come piace a me, insomma come era il mio Minimalista, Eh, ragazzi, qua sparisce tutto, un giorno sparirò. e niente, questo appartamentino abbiamo cominciato ad affittarlo vacacional, come si dice qui. Era talmente coccolino, bello, in centro e tutto, che ha cominciato a lavorare subito e bene anche. E alla fine io ho visto subito che quello era il suo lavoro. Cioè, quando uno è tagliato per fare un lavoro, non è più un lavoro poi, perché fa parte della sua passione. E lei è un fenomeno su questo, cioè il contatto con gli ospiti, le attenzioni che dà, il saper curare, pulire, e praticamente quando appunto abbiamo capito che veramente quello era quello che ci piaceva fare, abbiamo cominciato a vedere se nell'isola c'era una casa o una casa di pietra, una casa vecchia, perché la casa aveva comunque diciamo degli interventi abbastanza importanti da fare, però in questi anni abbiamo maturato un'esperienza nel vivere qui, quindi conoscenze per i materiali, per le istituzioni, per la burocrazia, perché anche qua è un delirio a livello burocratico. Felice qui, anche se c'è molto molto da fare, non è una cosa banale, a volte davvero ci sono delle giornate molto molto intense e il clima a volte è paradisiaco, a volte è insomma, però devo dire che non lo so, non lo cambierei con niente al mondo. Questo posto comunque ci fa ritornare molte volte sulla retta via, perché tendenzialmente noi tendiamo a ripetere gli stessi errori che facevamo quando vivevamo in Italia, no? E anche la gente di qui tende a insegnarti che se noi siamo venuti qua non è per portare quello che avevamo in Italia qui,
ma è per imparare a vivere un po' più come vivono loro. È il primo passo, secondo me, fare caso a quello che veramente vuoi, alla parte più essenziale di te, non a quella formale, a quella politically correct, a quella che la società un po' ti impone, no? Ecco, secondo me quella parte lì, io diciamo che qui l'ho un po' trovata la mia parte essenziale. Certo, non sono truccata, non sono pettinata, non sono ben vestita, sono tornata proprio allo stato brado. Delle volte non Selvaggia. si capisce se sono donna, uomo, animale, perché giro per qui, ma... Allora, salutiamo Laura e Massimiliano Grazie. da Grazie. questa alma Grazie a voi. calma qui a Tindai, Fuerteventura, Tindai. Grazie. Grazie a voi, è stato un piacere.